Lezione 1. Chiarezza di carriera. Sarà sicuramente utile. Hai discusso i tuoi obiettivi con il tuo responsabile? Ho programmato un incontro per chiarire i miei obiettivi. Quali risultati speri di ottenere da quell'incontro? Voglio aspettative chiare e supporto per lo sviluppo. Hai preparato esempi specifici dei tuoi successi? Ho documentato progetti recenti e risultati misurabili. Hai intenzione di presentare un piano di sviluppo? Ho stilato un piano graduale con tempi e risorse. Chiederai un feedback sui tuoi punti di forza e sulle tue lacune. Richiederò feedback sinceri ed esempi per migliorare. Hai mai pensato di chiedere un mentore o un coach? Ho pensato di affidarmi a un mentore per guidare le mie decisioni di carriera. Sai quali sono le competenze che il tuo manager apprezza di più? Ho analizzato le priorità del team e ho allineato i miei obiettivi di conseguenza. Hai definito delle tappe fondamentali a breve termine per l'anno? Stabilisco traguardi trimestrali realistici e verificabili. Hai intenzione di discutere di una retribuzione legata agli obiettivi? Intendo discutere di un giusto compenso che rifletta l'impatto. Una discussione del genere potrebbe diventare controversa. Potrebbe, se le aspettative non sono chiare o non sono allineate. Come gestirai i disaccordi durante la riunione? Manterrò la calma e cercherò di trovare un terreno comune. Richiederai criteri di successo misurabili? Criteri misurabili renderanno equa la valutazione delle prestazioni. Hai provato la conversazione in anticipo? Ho fatto delle prove con un collega per perfezionare i miei punti. Ti aspetti un supporto per la formazione professionale? Richiederò una formazione mirata per colmare le lacune di competenze. Hai preso in considerazione percorsi alternativi nel caso in cui il responsabile non fosse d'accordo? Ho preso in considerazione trasferimenti laterali o ruoli di leadership basati su progetti. Prevedi di stabilire delle date di revisione per monitorare i progressi? Ho programmato riunioni di follow-up ogni trimestre per gli aggiornamenti. Chiederai più autonomia nel tuo ruolo? Proporrò iniziative pilota per dimostrare la nostra preparazione. Una maggiore autonomia potrebbe provocare resistenza da parte dei pari. Potrebbe, se mancano comunicazione e collaborazione. Come garantire la coesione del team e al contempo perseguire la crescita? Coinvolgerò i colleghi e condividerò il merito dei successi. Hai definito come verrà misurato quantitativamente il successo? Ho elencato gli indicatori chiave di prestazione collegati agli obiettivi aziendali. Includerai lo sviluppo delle soft skill nel tuo piano? Ho incluso le tappe fondamentali della leadership e della comunicazione. Siete pronti a negoziare le tempistiche, se necessario? Proporrò tappe intermedie per garantirne la fattibilità. Hai intenzione di richiedere risorse per esperimenti? Richiederò risorse limitate per i programmi pilota. La direzione potrebbe considerare le vostre proposte rischiose. Qualcuno potrebbe vedervi dei rischi, ma presenterò delle strategie di mitigazione. Hai considerato il panorama politico del tuo posto di lavoro? Ho valutato le parti interessate e i potenziali alleati per ottenere supporto. Chiederai una chiara autorità quando guiderai le iniziative?
Richiederò che siano definiti i limiti decisionali. Avete parlato dell'impatto misurabile sulle metriche del team. Collegherò le mie proposte a parametri di fatturato ed efficienza. Prevedi di documentare formalmente i risultati della riunione. Riassumerò gli accordi e li condividerò per iscritto. I documenti scritti potrebbero causare tensioni con il tuo responsabile. Dovrebbero promuovere la chiarezza, ma ad alcuni potrebbero sembrare burocratici. Come si crea fiducia prima di chiedere grandi cambiamenti? Dimostrerò affidabilità attraverso una consegna coerente. Hai impostato un piano di riserva nel caso in cui le promozioni subiscano ritardi. Ho preparato espansioni di ruolo più piccole per dimostrare la mia preparazione. Richiederai sponsorizzazioni per progetti ad alta visibilità. Cercherò degli sponsor che possano sostenere le mie iniziative. Chiedere visibilità potrebbe ritorcersi contro i team competitivi. Può darsi, quindi darò più importanza ai risultati di squadra che ai guadagni personali. Prevedi di dimostrare il ritorno sull'investimento per la formazione proposta. Valuterò i potenziali guadagni e analizzerò costi-benefici. Siete pronti ad accettare approvazioni incrementali? Sono aperto ad approvazioni graduali e impegni graduali. Chiederai opportunità di leadership misurabili. Richiederò la responsabilità di piccoli sforzi interfunzionali. Hai provato a rispondere alle domande difficili. Ho preparato risposte concise alle possibili obiezioni. Hai intenzione di chiedere un feedback esterno sul tuo piano? Ho consultato un mentore per perfezionare il mio approccio e il mio linguaggio. Allineerai esplicitamente i tuoi obiettivi alla visione aziendale. Mostrerò come i miei obiettivi supportano le priorità strategiche. La trasparenza sulle ambizioni potrebbe causare pregiudizi. Potrebbe essere così, ed è per questo che esprimerò le mie ambizioni in termini di squadra. Hai preparato una sequenza temporale per i possibili passaggi della promozione. Ho delineato una tempistica ragionevole legata a risultati misurabili. Richiederai indicatori chiari per valutare la prontezza alla promozione. Richiederò parametri di riferimento specifici a cui puntare. Hai pensato al ruolo del networking all'interno dell'azienda? Ho pianificato connessioni mirate per ottenere un supporto più ampio. Condividerete il merito quando presenterete pubblicamente i risultati. Darò atto dei contributi e metterò in risalto la collaborazione. Il tuo manager potrebbe interpretare erroneamente l'assertività come aggressività. Ciò è possibile, quindi manterrò un tono rispettoso e basato sulle prove. Hai definito aspettative realistiche sulla rapidità con cui avverrà il cambiamento. Stabilisco scadenze realistiche per evitare delusioni e burnout. Hai intenzione di rivedere gli obiettivi se le priorità cambiano? Adatterò gli obiettivi quando le esigenze aziendali cambieranno. Richiederai supporto per bilanciare lavoro e vita privata mentre persegui la crescita. Quando necessario, chiederò carichi di lavoro realistici e orari flessibili. La conversazione potrebbe portare a opportunità inaspettate. Spesso accade quando i manager vedono iniziative e pianificazioni chiare. Siete pronti a dare seguito con vittorie iniziali misurabili? Ho pianificato delle vittorie rapide per creare slancio e fiducia. Chiederai al tuo responsabile di aiutarti a rimuovere gli ostacoli.
Richiederò assistenza per superare gli ostacoli organizzativi. Hai mai pensato di formalizzare un accordo di sviluppo personale? Proporrò un accordo che definisca i passaggi, le tempistiche e il supporto. Hai intenzione di continuare ad apprendere indipendentemente dal supporto manageriale? Continuerò ad apprendere continuamente, anche con un supporto limitato. La tua apertura mentale potrebbe incoraggiare anche gli altri a porsi degli obiettivi. Potrebbe creare una cultura di chiarezza e di crescita deliberata. Consiglieresti ad altri studenti di discutere i propri obiettivi con i manager? Lo farei, perché aspettative allineate promuovono il progresso. Come manterrai lo slancio dopo il primo incontro? Monitorerò i progressi settimanalmente e riferirò i risultati in modo conciso. Credi che discussioni di questo tipo possano diventare argomenti di tendenza online? Possono farlo, soprattutto se collegati ai dibattiti sulla trasparenza della carriera. Condividere pubblicamente le conversazioni sulla propria carriera potrebbe diventare controverso. La condivisione pubblica può innescare dibattiti sulla privacy e sulla strategia. Come bilanciare apertura e discrezione nei discorsi sulla carriera? Condividere quadri e lezioni, non dettagli interni sensibili. Registrerai le lezioni apprese da ogni ciclo di revisione. Documenterò le intuizioni e adatterò di conseguenza il mio approccio. Hai impostato un parametro misurabile per valutare il supporto manageriale. Valuterò la reattività, l'allocazione delle risorse e il feedback chiaro. Hai intenzione di festeggiare i traguardi raggiunti con il tuo team? Celebrerò le vittorie per rafforzare lo scopo comune. Festeggiare pubblicamente potrebbe essere visto come un'autopromozione. Potrebbe essere, quindi inquadrerò le celebrazioni in base ai risultati ottenuti dalla squadra. Manterrai un linguaggio semplice per maggiore chiarezza durante le revisioni. Per evitare confusione, userò un linguaggio conciso e basato su prove concrete. Hai mai pensato a come le norme culturali influenzano tali conversazioni? Ho tenuto conto delle aspettative culturali e ho adattato il mio tono di conseguenza. Pensi che i manager preferiscano le proposte strutturate? Molti preferiscono proposte strutturate che dimostrino lungimiranza e parametri. Metterai in pratica l'umiltà mentre affermi le tue ambizioni? Rimarrò umile e riconoscerò i contributi collettivi. Hai pianificato misure di emergenza nel caso in cui gli obiettivi vengano bloccati? Ho predisposto percorsi alternativi per proseguire lo sviluppo. Intendete concludere la riunione concordando i prossimi passi? Prima di concludere, confermerò azioni, proprietari e date. Ringrazierai il tuo responsabile e gli esprimerai apprezzamento? Li ringrazierò e sottolineerò il mio impegno per il successo della squadra. Hai deciso come proseguire dopo la discussione? Invierò un riepilogo conciso e chiederò conferma dei passaggi successivi. Credi che una discussione chiara degli obiettivi possa modificare il percorso di carriera? Può influenzare profondamente lo slancio e le opportunità di carriera. Qual è il tuo ultimo consiglio per prepararti prima di un incontro del genere? Siate specifici, basati su prove concrete e pronti ad ascoltare. Siate concisi, preparati e persistenti. Lezione 2. Voglia di viaggiare nel fine settimana. Ciao, hai pensato ai nostri programmi per il fine settimana? Sì, l'ho fatto.
Penso che dovremmo fare un breve viaggio in macchina. Quale direzione preferisci? Preferisco la costa per l'aria fresca e i panorami. Il suono della costa è rilassante ed energizzante. Possiamo partire presto sabato mattina. Una partenza anticipata eviterà il traffico intenso. Dovremmo mappare percorsi panoramici e piccole città. Le piccole città offrono spesso una cucina locale unica. Vorrei provare un bar sul mare che serve pesce fresco. Farò ricerche sui bar e sui menù più apprezzati. Dovremmo prenotare l'alloggio in anticipo. Prenotando in anticipo si hanno le migliori posizioni. Posso gestire le prenotazioni e le conferme degli hotel. Preparerò un itinerario per le attività. Quali attività ti piacerebbe fare sulla riva? Mi piacerebbe fare una lunga passeggiata sul lungomare. Metterò in valigia delle scarpe comode per camminare. Vorrei visitare una galleria d'arte costiera. L'arte può offrire una visione culturale della regione. Spero anche di trovare un mercato agricolo locale. Nei mercati si trovano spesso prodotti freschi e artigianato. Prenderò nota degli orari e delle sedi del mercato. Vogliamo includere una breve escursione lungo la costa. Un'escursione vi offrirà l'opportunità di fare esercizio fisico e di ammirare viste spettacolari. Verificherò la difficoltà del percorso e le note di sicurezza. Preparerò una lista dell'attrezzatura essenziale. Caricherò le batterie della macchina fotografica per scattare foto panoramiche. Le fotografie documenteranno i ricordi e faranno esercitare l'inglese. Possiamo narrare le scene ad alta voce per migliorare le nostre capacità oratorie. Questa idea renderà l'apprendimento piacevole e attivo. Preferisci un picnic o pranzare fuori? Un picnic sarà un'esperienza intima e rilassante. Metterò in valigia una coperta e degli utensili riutilizzabili. Preparerò dei panini semplici e della frutta. Dobbiamo prepararci alle condizioni meteorologiche imprevedibili. Dovremmo portare vestiti a strati e un ombrello compatto. Stasera controllerò le previsioni del tempo per il fine settimana. Se piove, troverò delle attività alternative da svolgere al chiuso. Vorresti includere una gita in barca al tramonto? Una gita in barca sarebbe romantica e memorabile. Cercherò operatori locali affidabili e relativi prezzi. Esaminerò le valutazioni sulla sicurezza e il feedback dei clienti. Vogliamo invitare un'altra coppia a unirsi a noi. Invitare altre persone può cambiare l'umore e il ritmo. Hai ragione, dovremmo decidere in base alle attività. Preferisco un viaggio tranquillo per una conversazione concentrata. Un viaggio tranquillo favorirà anche la pratica della lingua. Sarà necessario noleggiare un'auto per il viaggio? La mia macchina è affidabile e guiderò io. Grazie per aver scelto di guidare responsabilmente. Mi assicurerò che il veicolo abbia il serbatoio pieno e i controlli. Preparerò una playlist con selezioni musicali varie. La musica darà il tono e renderà più piacevole la guida. Dovremmo stabilire obiettivi di apprendimento specifici per il fine settimana. Obiettivi semplici possono aumentare i progressi e la motivazione. Eserciterò il nuovo vocabolario relativo ai viaggi. Mi eserciterò con frasi descrittive per lo scenario.
Ogni sera possiamo rivedere brevi annotazioni del diario. Tenere un diario rafforzerà le capacità grammaticali e di riflessione. Limiteremo il tempo trascorso davanti allo schermo per impegnarci più pienamente. Limitare gli schermi approfondirà la nostra attenzione ai dettagli. Prenderò appunti a mano per ricordare le nuove parole. La scrittura a mano può aiutare la memoria e l'apprendimento attivo. Prevedi delle sfide logistiche? Prevedo una possibile scarsità di parcheggi nelle zone trafficate. Possiamo arrivare prima per assicurarci un parcheggio comodo. In caso di segnale debole, scaricherò mappe offline. Le mappe offline forniranno rassicurazione e indicazioni. Dovremmo pianificare i pasti in base alle specialità locali. L'assaggio delle specialità locali arricchirà l'esperienza culturale. Elencherò i ristoranti che hanno ricevuto elogi locali. Leggerò le recensioni e confermerò gli orari di apertura. Vorresti includere un museo d'arte o di storia? Una visita al museo amplierà la nostra conoscenza contestuale. Acquisterò biglietti a tempo per ridurre al minimo le code. I biglietti a tempo alleggeriranno anche lo stress della programmazione. Dovremmo mantenere un ritmo rilassato piuttosto che frenetico. Un ritmo rilassato consentirà un autentico divertimento e riposo. Lasceremo spazio alle scoperte spontanee. La spontaneità spesso porta ai momenti più memorabili. Porterai con te un kit di pronto soccorso leggero per motivi di sicurezza? Includerò cerotti, salviette antisettiche e antidolorifici. Porterò anche un caricabatterie portatile per il telefono e un power bank. Gli oggetti pratici ci terranno preparati agli imprevisti. Desideri catturare brevi videoclip per YouTube? Brevi clip possono condividere il nostro viaggio e i nostri consigli sulla lingua. Dovremmo pianificare filmati concisi che mettano in risalto l'apprendimento. Ci concentreremo su una narrazione chiara e su didascalie informative. La condivisione etica eviterà di rivelare posizioni private. Rispetteremo la privacy e le norme culturali locali. Stabiliremo un programma per le riprese e il relax. Un programma equilibrato eviterà un impegno eccessivo. Monterò le clip in episodi brevi e di alta qualità. Un montaggio di alta qualità attirerà e fidelierà gli spettatori. Ti aspetti qualche controversia dalla condivisione pubblica? Se il contenuto manca di sensibilità, possono sorgere controversie. Forniremo commenti rispettosi e fatti accurati. La monetizzazione influenzerà l'autenticità del nostro viaggio? La monetizzazione non deve compromettere l'integrità e l'onestà. Renderemo pubbliche le sponsorizzazioni e rimarremo trasparenti. La trasparenza creerà fiducia nel nostro pubblico. Dovremmo includere suggerimenti per l'apprendimento della lingua per gli spettatori. Gli spunti linguistici aggiungeranno valore educativo al contenuto. Preparerò esercizi semplici per principianti. Creerò esempi chiari e guide alla pronuncia. Vogliamo concludere ogni giornata con un dialogo riflessivo? La riflessione quotidiana darà forma all'uso pratico della lingua. Incoraggeremo gli spettatori a commentare e a fare pratica. Il coinvolgimento motiverà gli studenti e creerà una comunità. Ti senti a tuo agio con la trasmissione in diretta streaming di alcune parti del viaggio?
Lo streaming live può aggiungere entusiasmo, ma aumenta anche la pressione. Possiamo limitare le sessioni live solo a brevi segmenti. Questo approccio concilierà spontaneità e preparazione. Prevedi problemi di sicurezza durante le riprese all'aperto? Resteremo vigili ed eviteremo i luoghi pericolosi. Porterò con me un documento d'identità e i contatti di emergenza. Programmerò i numeri di emergenza locali nel mio telefono. Manterremo una distanza rispettosa dalla fauna selvatica? Osserveremo la fauna selvatica in modo responsabile ed eviteremo interferenze. Dovremmo controllare le normative locali sui droni? Verificheremo le leggi sui droni e, se necessario, otterremo i permessi. Mi eserciterò con frasi descrittive concise per le registrazioni. Descrizioni chiare faciliteranno la comprensione da parte degli studenti. Vuoi programmare un momento di silenzio per leggere? La lettura tranquilla sarà rigenerante e intellettualmente stimolante. Sceglierò testi di letteratura di viaggio e di pratica linguistica. Leggere ad alta voce a intervalli può migliorare le capacità di pronuncia. Condivideremo i consigli di lettura con il nostro pubblico? La condivisione delle raccomandazioni sosterrà la nostra missione educativa. Dovremmo pianificare una scena finale su una scogliera al tramonto? Una scena al tramonto offrirà una conclusione drammatica e cinematografica. Per quel momento preparerò un breve monologo riflessivo. La riflessione unirà viaggio, apprendimento e crescita personale. Finirai di preparare la lista delle cose da mettere in valigia stasera? Completerò la lista dei bagagli e confermerò le prenotazioni. Stamperò le indicazioni e ricontrollerò tutte le prenotazioni. Mi assicurerò inoltre che entrambi i passaporti o i documenti d'identità siano accessibili. Preparerò spuntini e bevande per il viaggio. Mi occuperò del trasporto, delle prenotazioni e dei controlli di sicurezza. Lezione 3. Logistica del tempo libero. Questa è una buona idea. Che ne dici di un frisbee e un mazzo di carte? Un frisbee incoraggerà il gioco attivo e l'aria fresca. Un mazzo di carte offrirà un intrattenimento rilassante in seguito. Quali giochi di frisbee consigli ai principianti? Un semplice lancio e una semplice presa insegneranno la coordinazione e il tempismo. I piccoli giochi in stile Ultimate sarebbero troppo intensi? I giri brevi e amichevoli possono essere energici ma sicuri. Dovremmo designare un'area di gioco libera sul prato? Un'area libera ridurrà le collisioni e proteggerà la proprietà. Includeremo esercizi di riscaldamento prima del gioco attivo? Il riscaldamento previene gli stiramenti e migliora le prestazioni. Hai intenzione di spiegare le regole lentamente agli studenti? Descriverò ogni regola con frasi semplici e brevi. Dovremmo dimostrare le tecniche prima di giocare? La dimostrazione renderà i concetti più chiari e memorabili. Mostreremo la corretta presa e rilascio del frisbee? Mostreremo una presa salda e movimenti fluidi del polso. Possiamo includere una breve sfida per la precisione? Una sfida mirata motiverà la pratica e la concentrazione. Dovremmo cronometrare brevi sprint per misurare i miglioramenti? Gli sprint brevi aggiungeranno un leggero elemento cardio al gioco. Faremo ruotare le posizioni per coinvolgere tutti? La rotazione manterrà la sessione dinamica e inclusiva.
Hai intenzione di registrare delle clip per contenuti esplicativi? Brevi clip con sottotitoli aiuteranno la comprensione del linguaggio. Aggiungerete la slow motion per questioni tecniche? La ripresa al rallentatore metterà in evidenza chiaramente la forma e la tecnica. Dovremmo accompagnare il vocabolario con le azioni? Daremo un nome ai movimenti e alle strategie per ampliare il vocabolario. Chiederai agli spettatori di ripetere ad alta voce brevi frasi? La ripetizione rafforzerà la pronuncia e la memorizzazione. Prepariamo giochi di carte adatti a piccoli gruppi? Sceglieremo giochi facili da imparare come il ramino e la guerra. Potresti spiegare il metodo di punteggio in modo graduale? Esempi di punteggio graduale chiariranno il linguaggio numerico. Dovremmo includere giochi di carte cooperativi per il lavoro di squadra? I giochi cooperativi insegneranno la collaborazione e il linguaggio educato. Parleremo dell'etichetta da seguire durante le partite competitive? L'etichetta metterà in risalto il rispetto e la sportività. Un tono fortemente competitivo potrebbe alienare alcuni studenti? Bilanceremo la competizione con l'incoraggiamento e l'equità. Dovremmo offrire alternative per diversi livelli di forma fisica? Le alternative renderanno le attività accessibili a tutti i partecipanti. Garantirete che i consigli sulla sicurezza siano ben visibili? Le dimostrazioni saranno precedute da consigli sulla sicurezza, che saranno poi ripetuti. Hai intenzione di tenere conto delle condizioni meteorologiche durante il gioco all'aperto? Consigliamo soste all'ombra e idratazione nelle giornate calde. Consiglieresti delle calzature adatte per giocare a frisbee? Le scarpe chiuse con grip riducono gli infortuni alla caviglia. Dovremmo includere un breve segmento di primo soccorso? Una guida di base al primo soccorso preparerà i partecipanti ad affrontare incidenti di lieve entità. Puoi mostrarci come curare piccoli tagli e distorsioni? Passi chiari e un linguaggio pacato renderanno la cura semplice più semplice. Potrebbero sorgere dibattiti sull'intensità della competizione nei parchi pubblici? Le regole locali e la cortesia devono guidare l'intensità e l'uso dello spazio. Consiglieresti di controllare il regolamento del parco prima di giocare? Confermare le norme locali eviterà multe e conflitti. Dovremmo discutere del rispetto per gli spazi pubblici condivisi? Un comportamento rispettoso preserva l'accesso e la buona volontà della comunità. Includerete una sezione sui prodotti monouso sostenibili per i picnic? Ti consiglieremo articoli riutilizzabili e il corretto smaltimento dei rifiuti. Dovremmo discutere delle differenze culturali nelle norme ricreative? La consapevolezza delle norme culturali favorirà interazioni inclusive. Inviterai gli spettatori a suggerire giochi alternativi? I suggerimenti degli spettatori creeranno coinvolgimento e condivisione di idee. Dovremmo fornire istruzioni in più lingue? Una formulazione semplice e indicazioni visive aiuteranno gli studenti multilingue. Aggiungerete elenchi di vocaboli sullo schermo per i termini chiave? Gli elenchi di vocaboli rafforzeranno l'apprendimento e la pratica di riferimento. Dovremmo cronometrare ogni attività per mantenere una struttura chiara? Uno schema cronometrato aiuterà gli studenti a seguire e pianificare la pratica. Includerai brevi spunti di riflessione dopo le attività? Gli spunti di riflessione svilupperanno il pensiero critico e l'uso del linguaggio. La registrazione competitiva per i social media potrebbe suscitare polemiche? La condivisione pubblica deve rispettare la privacy ed evitare molestie.
Chiederete istruzioni sul consenso prima di filmare altre persone? Il consenso è essenziale e deve essere ottenuto in modo chiaro e cortese. La monetizzazione dovrebbe essere resa nota se vengono utilizzate attrezzature sponsorizzate. La piena trasparenza preserva la fiducia e rispetta le linee guida. Potresti suggerire delle opzioni a basso costo per l'attrezzatura? Alternative accessibili aumenteranno l'accessibilità per gli studenti. Dovresti sottolineare i benefici sociali delle attività miste? Le attività miste combinano esercizio fisico, conversazione e legame. Vuoi essere un modello di inviti cortesi per l'inclusione? Gli inviti inclusivi incoraggiano la partecipazione e la fiducia. Dovremmo insegnare a rifiutare cortesemente e ad andarsene con eleganza. Insegnare agli studenti a rifiutare cortesemente preparerà gli studenti a situazioni reali. Vuoi dare l'esempio facendo cortesi congratulazioni dopo la partita? Celebrare gli sforzi rafforzerà il linguaggio positivo e il morale. Dovremmo preparare un breve segmento sull'adattamento delle regole. L'adattamento consentirà agli studenti di adattare i giochi in base al livello di abilità. Consiglieresti un semplice stretching alla fine? Lo stretching post-attività favorisce il recupero e la flessibilità. Dovremmo includere esercizi di respirazione calmanti in seguito? Gli esercizi di respirazione ripristineranno la calma e favoriranno la concentrazione sul linguaggio. Incoraggerai a tenere un diario sull'esperienza? Tenere un diario consoliderà il vocabolario e la riflessione personale. Potresti suggerire delle attività di pratica di follow-up da svolgere a casa? Gli esercizi a casa rafforzeranno la tecnica e il linguaggio in modo indipendente. Offrirete schede di pratica scaricabili per gli studenti? Le schede stampabili forniranno utili riferimenti ed esercizi. Dovresti includere un breve quiz per testare il vocabolario? Un quiz conciso aiuterà a valutare la memorizzazione e la sicurezza. Fornirai risposte e brevi spiegazioni in seguito? Le risposte con spiegazioni favoriranno l'autocorrezione e l'apprendimento. Bisognerebbe lanciare delle sfide comunitarie per aumentare l'entusiasmo? Le sfide della comunità possono motivare e creare un pubblico solidale. Vuoi mettere in guardia contro la concorrenza nociva per i premi? Una sana competizione deve dare priorità alla correttezza e al divertimento. I premi dovrebbero enfatizzare l'apprendimento piuttosto che il guadagno materiale. Le ricompense basate sull'apprendimento sosterranno l'impegno a lungo termine. Pubblicherai storie di successo di partecipanti diversi? Storie diverse ispireranno e normalizzeranno una partecipazione ampia. Dovresti esplorare con rispetto le opinioni controverse su genere e sport. Gli argomenti delicati richiedono una presentazione equilibrata e un contesto fattuale. Fornirete risorse per ulteriori approfondimenti sull'inclusione? Gli elenchi delle risorse aiuteranno gli studenti ad approfondire la loro comprensione. Il segmento finale dovrebbe riassumere i punti chiave del linguaggio e della sicurezza. Un riepilogo conciso rafforzerà le lezioni principali e i passaggi successivi. Chiederai feedback per migliorare le lezioni future? Il feedback contribuirà a migliorare e a soddisfare le esigenze della comunità. La chiusura dovrebbe includere un cortese invito all'azione per la pratica. Un invito all'azione cortese incoraggerà un coinvolgimento immediato e duraturo.